Se arriva l'autunno e avete voglia di caldarroste, ma non avete la possibilità di accendere un bel fuoco scoppiettante per farle, beh, non preoccupatevi, vi insegno io come fare, restando comodamente dentro casa. Oggi vi spiegherò la ricetta per farle al forno. Sarà un metodo veloce e semplice, ma che vi permetterà di gustare delle caldarroste davvero gustose e buone. Impareremo insieme come distinguere le castagne buone da quelle che buone non sono e come poi cucinarle velocemente. Andiamo a vedere passo passo come fare. Iniziamo innanzitutto col capire se le castagne sono sane oppure no, perché è inutile cucinarle se poi magari non sono buone. Un primo indicatore visivo è proprio il controllare che non ci siano buchetti, perché un buchetto significa che c'è un vermetto che magari è entrato. Poi il fatto che siano belle sode, che la buccia sia bella dura. Vedete, se per esempio questa è molto più molla, tanto da far restare proprio il segno, allora vuol dire che c'è aria dentro. E questo è un indicatore che da qualche parte un buchino c'è, magari non riusciamo a vederlo, ma sicuramente c'è. Allora queste vanno messe da parte. Le altre che sono belle e sode invece vanno benissimo. Ecco, sentite anche questa, vedete? Questa non è buona. E quindi la buttiamo, la mettiamo da una parte. Controlliamo bene. Vedete per esempio questa, vediamo se riesco a mettere bene a fuoco. Ha un po' di muffa, come vedete, e allora anche questa vuol dire che non è buona. Le passiamo bene tutte, schiacciandole, controllandole bene, vedete che questa rimane, vedete che c'è aria dentro, e vuol dire che non è integra. Una volta controllate bene tutte, so pian piano, mano a mano che le taglierò, andrò anche a verificarle, le tagliamo e facciamo proprio un'incisione, perché quando sono in forno l'alta temperatura fa aumentare il volume della castagna e aumentando il volume rischia di esplodere se non è tagliata. Ecco qua, pratichiamo un'incisione e addirittura apriamo un pochino, in modo da essere sicuri di aver ben inciso tutta la buccia, perché insomma è abbastanza robusta. I modi, le tecniche per incidere le castagne sono fondamentalmente due. O con un coltello, io uso questo coltellino di ceramica, mi sembra di essere abbastanza veloce così, oppure se volete un altro modo per magari evitare di farvi male, ecco qua, un altro modo è usando semplicemente una forbice e quindi tagliando in questo modo, cercando di essere gentili ma fermi, e andiamo proprio a praticare un taglio anche con la forbice, come andate meglio, e poi sempre schiacciamo un po' per capire di aver inciso bene. Dopo averle incise tutte, le mettiamo in un contenitore e lo riempiamo d'acqua e le lasciamo in ammollo per circa 2 ore. Versiamo un bel po' d'acqua e le lasciamo in ammollo. Potete anche aggiungere, se vi piace, un bicchiere di vino rosso per dare poi un gusto più intenso alle vostre castagne. Io vado avanti intanto ad inciderle e mano a mano da un lato le controllo, quindi le tasto proprio per vedere che siano integre, e dall'altro poi le metto direttamente dentro. Le castagne in genere hanno un lato più dritto e uno più bombato. L'incisione ovviamente deve essere fatta nel lato bombato, nella pancia proprio della castagna.
Il fatto di metterle in ammollo è una tecnica che ci permetterà poi di sbucciarle più facilmente. Quindi vedete, liscio, bombato, e io qui vado a fare la mia incisione. Poi vado leggermente a premere per confermare di aver inciso bene e via in ammollo. Resteranno lì per 2 ore, dopo le scoleremo, le asciugheremo e le metteremo in forno, un passaggio alla volta. Ecco qua, facciamo le ultime e poi le lasciamo riposare. Vedete, proprio da schiacciatele bene, sentirete anche proprio il rumore. Ultima. Io ne faccio parecchie, ma perché mi piacciono un sacco. Vedete, proprio le schiacciate in modo da cercate di incidere bene la buccia ma non la polpa. Trascorse le 2 ore andiamo a scolare le nostre castagne e ad asciugarle. Andremo poi a stenderle sulla teglia da forno. Io ho messo sotto un tappetino in silicone e a lasciarle abbastanza larghe. Dovranno stare in forno preriscaldato a 180 gradi per una ventina di minuti. Io di solito metto sul fondo del forno un paio di ghiaccetti, un paio di pezzettini di ghiaccio, perché così l'ambiente rimane un po' più umido e le nostre castagne saranno più buone. Trascorsi i primi 20 minuti a 180 gradi, bisognerà andare ad aumentare la temperatura del forno fino a portarla a 220 e lasciarla per un altro 10-15 minuti, poi dipende anche da quante castagne mettete. Andiamo ad infornare. Abbiamo tolto le castagne dal forno, adesso, stando molto attenti perché sono ovviamente caldissime, andiamo a rimetterle in un contenitore, avvolte però in un canovaccio, dove dovranno rimanere per una quindicina di minuti, e andremo anche a massaggiarle. Adesso vi mostro come. Allora, mettiamole tutte. Ok, sono davvero calde. Fatto. Adesso copriamo con un altro canovaccio, massaggiamo un pochino e chiudiamo bene per un 10-15 minuti. Trascorsi 15 minuti possiamo cominciare ad aprire le nostre castagne. Massaggiamole un altro pochino per facilitare l'apertura e poi pian piano, stando bene attenti perché comunque sono ancora calde, possiamo sbucciare le nostre castagne. Vedete quanto è più facile adesso sbucciarle? E le nostre castagne sono pronte per essere mangiate. Se vi è piaciuta questa ricetta, ricordatevi di mettere un bel like sotto il video e di iscrivervi al canale, in modo da poter essere sempre aggiornati sulle nostre prossime ricette. E soprattutto, buon appetito!